Ciao a tutti! Oggi abbiamo fatto una ricetta tradizionale italiana, l'impepata di cozze. Vi facciamo vedere passo dopo passo come farla. È semplicissima e velocissima. Vediamola. Per fare l'impepata di cozze noi utilizziamo 2 kg di cozze per 4 persone. Tanto pepe, poi noi le condiamo con olio extravergine di oliva, 2 spicchi di aglio, prezzemolo e un paio di limoni. Per prima cosa puliamo le cozze. Vedete, si toglie questa barbetta chiamata bisso che tiene insieme le valve. Queste sono freschissime, appena arrivate in pescheria, ma se ne trovate di rotte o aperte ovviamente vanno scartate per l'impepata di cozze, perché appunto vengono poi servite con le valve aperte. Noi siamo in Puglia e queste sono cozze tarantine. Pulire le cozze può spaventare, noi però ce lo siamo fatti spiegare in pescheria. Vedete, si toglie così appunto il bisso. Se non volete pulirle voi perché non ve la sentite, fatevele pulire in pescheria, hanno un macchinario. Alla fine vedete, noi abbiamo eliminato solo queste cozze rotte. Eliminiamo anche i denti di cane che in genere si trovano sulle cozze. Sono bianchi, vedete? Si trovano sulle cozze non coltivate e sono dei parassiti, quindi vanno tolti. E graffiamo, vedete, con un coltello. Tutte le impurità le togliamo e anche le parti, vedete, quelle bianche. Noi vi stiamo facendo vedere come le puliamo noi in casa le cozze, che non lavoriamo in pescheria, c'è da dire. Però vi stiamo spiegando tutto il metodo casalingo che potete replicare anche voi, perché spesso si ha un po' paura della pulizia delle cozze, ma è qualcosa di veramente fattibile, non vi preoccupate, se seguite tutti i nostri passaggi ce la farete. Se graffiando con il coltello sulle cozze rimangono ancora dei residui, usate una paglietta di acciaio, ovviamente nuova, quindi pulitissima. Le sciacquiamo adesso sotto acqua corrente, benissimo, ricordatevi che le cozze andranno nel piatto, quindi devono essere super pulite. È importantissimo. In una pentola capiente accendiamo la fiamma e ci mettiamo un po' di olio. In realtà la parte complicata della ricetta possiamo dire che l'abbiamo fatta, che è quella della pulizia delle cozze. Poi in realtà questa ricetta è veramente semplicissima, oltre a essere molto economica, perché le cozze poi non costano tanto. Però vi fanno fare sempre bella figura. Abbiamo messo l'aglio. Noi in genere serviamo questo antipasto come antipasto del pranzo della domenica, però se cucinato in grandi quantità potrebbe essere anche un secondo, potrebbe, che per molti poi sa di poco, come secondo, però magari servito con i crostini di pane, noi lo serviamo con il pane di Altamura, con sopra l'olio, un po' di aglio. Ovviamente diventa un pasto più consistente. Questa è una ricetta tra l'altro antica, tradizionale di Napoli, ma che in realtà poi viene cucinata un po' in tutte le città di mare italiane. Stiamo mettendo il coperchio, quindi basta mettere le cozze e chiudere con il coperchio. Nel frattempo che aspettiamo che le valve delle cozze si aprano, tagliamo il prezzemolo. La ricetta originale richiede semplicemente cozze e pepe, però poi sono facoltativi tutti gli altri ingredienti per condire, quindi noi utilizziamo prezzemolo, limone, olio e così via. Essendo poi una ricetta tradizionale, spesso viene anche personalizzata, c'è chi addirittura mette al posto del pepe peperoncino, però si va un po'
a modificare troppo la ricetta in questo caso, però se vi piace sì. Se invece non volete proprio il pepe anche potete farlo, però così anche cambia la ricetta, non è più un'impepata appunto perché non c'è più il pepe ma delle cozze alla marinara. Li facciamo saltare un po', vedete, in questo modo, e controlliamo a che punto sono le nostre cozze. La fiamma è medio-alta, vedete, stanno cominciando ad aprirsi. Passati 5 minuti le cozze si sono aperte e a questo punto noi ci mettiamo il prezzemolo. Eccole qui, vedete? Le cozze devono essere belle morbide, succose, non secche. Così è l'impepata perfetta. Come avete visto è semplicissima. Ci stiamo macinando su il pepe, mi raccomando, macinatelo al momento. Non si fa tanto tempo prima e mai utilizzare il pepe già macinato. E possiamo stare. E abbiamo finito, è velocissima questa ricetta. Il profumo è spettacolare perché si sente il pepe, il profumo del pepe nero, delle cozze. È veramente un piatto buonissimo, economico, veloce, facilissimo. Una volta che avete imparato un po' a pulire le cozze oppure ve le fate pulire in pescheria. Ovviamente vedete stiamo aggiungendo sempre più pepe, il pepe deve essere tanto, non vi diciamo la quantità perché poi è a vostra discrezione, però è un'impepata, lo dice il nome stesso, caricate a pepe. Ok, basta. E adesso noi mettiamo le cozze su questo vassoio, le serviamo così come antipasto, con il limone, poi ognuno se lo mette da solo il limone, vero? Sì. Quindi la ricetta è terminata, scriveteci nei commenti voi come preparate l'impepata di cozze se vivete in una città di mare. Se volete più informazioni su questa ricetta andate come al solito sul nostro sito www.cucinageek.it e ci trovate tutta la storia di questa ricetta tradizionale che addirittura vede come protagonista Ferdinando I di Borbone, il re delle due Sicilie. E iscrivetevi al canale YouTube se volete vedere altre ricette come questa. Noi facciamo ricette tradizionali italiane e regionali, viviamo in Puglia, quindi scriveteci e soprattutto se rifate questa ricetta, come al solito ci fa un sacco piacere se ci mandate le foto delle nostre ricette rifatte da voi. In descrizione trovate un link alla pagina Facebook dove noi raccogliamo tutte le vostre foto. Quindi mandatecela e ovviamente taggateci nelle stories di Instagram mentre state facendo questa ricetta per farci sapere che state seguendo Cucina Geek. Mettiamo anche l'acqua delle cozze, vedete? Non tutto, un po'. Un po'. Alla prossima ricetta, ciao!